Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove analizzeremo un attimo Cremonese-Milan. Perché mi piace analizzare le partite, solo le partite che vedo, perché parlare di partite che poi non vedo e mi vado a vedere solo gli highlights non mi sembra il caso. Perché comunque bisogna parlare con dati alla mano e avendo visto tutto il match. La partita di Cremonese-Milan di ieri, secondo me possiamo metterla sullo stesso binario di Napoli-Empoli, perché la Cremonese ha fatto la stessa partita dell'Empoli, o meglio, voleva fare la stessa partita dell'Empoli. Chiusa in difesa, tutti e 10 dietro la linea della palla, aspettando il Milan, così come l'Empoli ha aspettato il Napoli, che dopo 70 minuti l'ha sbloccata. Al Milan non gli è riuscita. L'ha sbloccato Origi, ma il gol era fuori gioco annullato dal VAR. Ci sono state alcune occasioni del Milan, ma non costruite e volute, ma per errori avversari. Secondo me questa è la chiave di volta. Pioli, ieri io non voglio sbilanciarmi, non sono un allenatore, non sono un commissario tecnico e niente, però io ieri ho visto una formazione completamente diversa. Quindi o hai sottovalutato la Cremonese e hai provato a far turnover per le assenze e quant'altro, oppure non so, hai sbagliato completamente la partita. Perché io ho letto perché io guardo le partite con la telecronaca in olandese ad Amsterdam, però ho letto tra il primo e il secondo tempo che Pioli dopo 10 minuti ha richiamato comunque a livello tattico la formazione che aveva messo, perché qualche errore l'aveva fatto già prima di entrare, già con la formazione titolare. Ovviamente possiamo dare le colpe a qualcuno, possiamo dare le colpe a Pioli, sono sempre i calciatori che entrano in campo. C'è anche da dire che, così come lo stesso discorso io l'ho sempre fatto per il Napoli, chi entra e viene utilizzato in un turnover è comunque superiore ad una squadra come la Cremonese, senza togliere la Cremonese che sta giocando un grandissimo campionato e i punti che ha non rispecchiano il gioco espresso, perché ha giocato delle partite che sono state veramente belle. Una su tutte, per esempio, Udinese-Cremonese. La Cremonese ha provato a vincere la partita fino al 90esimo, non c'è riuscita, comunque gioca. Però quando affronta le grandi, ovviamente, come tutti, ti chiudi dietro cercando di arginare quanto più possibile la squadra avversaria. Secondo me anche Pioli ci ha messo del suo, però io voglio tornare su un episodio fondamentale per la partita di ieri, che non è nella partita di ieri stessa, ma è in Milan-Spezia. Allora, Milan-Spezia finisce 2-1 per il Milan, con il gol di Giroud al 94esimo, non mi ricordo, 95esimo, 94esimo. Segna Giroud con un grandissimo gol e se sei ammonito ti togli la maglia. Quella secondo me è la chiave di volta per la partita di ieri, perché io sono convintissimo che con Giroud al posto di Origi ieri il Milan avrebbe vinto o almeno l'avrebbe sbloccata. Origi non è Giroud, ti ritrovi comunque senza le punte. Abbiamo visto comunque negli anni, almeno io da tifoso del Napoli, secondo me ho visto che il gioco di Pioli senza una punta di peso rende molto meno. Poi ti tieni Leao in panchina, c'è delle scelte azzardate. E ripeto, ritorniamo comunque al parallelismo con il Napoli, lo ha fatto Spalletti contro il Lecce. Eh, e alla fine è uscita quella partita da 0-0. Non la sblocchi in nessun modo se fai un turnover contro una piccola che ti viene ad affrontare comunque chiusa come non mai. E ripeto, io tornando all'episodio di Giroud, fino a quell'episodio, calcisticamente parlando, Giroud per me non si discute. È un attaccante che mi è sempre piaciuto, è un attaccante che ha esperienza europea, è un attaccante completo.
piedi buoni, colpo di testa, fa salire la squadra, rifinisce quando deve rifinire. Lo sappiamo tutti quanti come Giroud, eh. Infatti io sono rimasto così, proprio incredulo quando si è tolto la maglia contro lo Spezia. Ho detto, ma questo è ammonito. Che poi c'è stato, se ricordate, c'è stato anche come si dice, uno scambio di occhiate con l'arbitro quando l'ha ammonito, che quasi Giroud voleva dire, "Guarda, che mi ammonisci a fare, ma da regolamento è giallo, lo devi sapere." E infatti per me quello è stato l'episodio che ha poi compromesso la partita di ieri, perché nella concatenazione degli eventi io devo giocare senza la punta o devo giocare con Origi. Va bene, Origi può essere un grande calciatore, però non è Giroud. Poi quello si mette là in banchina. Ragazzi, è difficile sbloccare le partite, l'abbiamo visto con il Napoli ieri. È difficilissimo affrontare queste squadre. Devi mettere la squadra titolare e vedere se riesci. Quindi se poi fai dei cambi e snaturi un attimo il gioco, diventa difficilissimo. Poi ovviamente la Cremonese ha fatto il suo, non è che la Cremonese non abbia proprio giocato. Ha affrontato il Milan come si affronta una partita tra una seconda in classifica e una squadra che sta lottando per la retrocessione, né più né meno. Quindi la colpa è al 50% secondo me di Pioli e al 50% di Giroud, perché ripeto, per me quell'episodio pesa tantissimo sulla partita di ieri. E poi io non condivido nemmeno con Osimhen, quando Osimhen non ricordo che gol ha fatto, mi sembra il 3-2, il 3-2 con la ex in casa. Non ricordo molto bene, mi sembra di sì. Comunque segna e si toglie la maglia. Cioè io eliminerei proprio la possibilità di doverla togliere. Cioè non esiste. Non esiste beccare un cartellino per una cazzata del genere. Alla fine dell'anno i cartellini si sommano e i cartellini poi vai in diffida e al limite prendi un paio di ammonizioni sacrosante, si vanno ad addizionare a un cartellino perché ti sei tolto la maglia, vai in diffida, mandi in difficoltà comunque la squadra. Non esiste, quindi non lo so la soluzione qual è. Le multe, sicuramente gli puoi fare la multa al giocatore, ma della multa se ne sbatte il calciatore. Ci sta. Fatto sta che comunque ieri hai pareggiato la partita e ripeto, 50% Pioli, 50% Giroud contro lo Spezia, altrimenti il Milan avrebbe comunque vinto e sarebbe riuscito a sbloccarla. La mia opinione personale, fatemi sapere la vostra, soprattutto voi tifosi del Milan, perché comunque il mio parere è da tifoso del Napoli. Se mi volete far sapere il vostro parere da tifosi del Milan, che forse qualcosa l'ho vista diversamente da voi o c'è qualche aneddoto di spogliatoio che io non conosco ancora o non ho letto da nessuna parte, perché comunque la formazione messa ieri mi sembra abbastanza scellerata rispetto alle partite che hai fatto in passato. Questo era quanto per la partita del Milan, Cremonese-Milan. Ragazzi, se vi va iscrivetevi al canale e fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!